Gli aggettivi qualificativi esprimono una qualità o una caratteristica del nome a cui si riferiscono e concordano con esso nel genere e nel numero, come in questi esempi: il maestro bravo, la volpe rossa, gli alberi alti, le sedie rotte. Gli aggettivi qualificativi hanno una loro declinazione e in base a come variano la desinenza per formare il maschile e femminile o il singolare e plurale si distinguono in 4 classi. Prima classe, costituita dagli aggettivi che al maschile singolare terminano in o e che variano forma sia nel genere sia nel numero, assumendo 4 desinenze diverse. O per il maschile singolare, A per il femminile singolare, I per il maschile plurale E per il femminile plurale. Esempi: il ragazzo alto, la ragazza alta, i ragazzi alti, le ragazze alte. Seconda classe, costituita dagli aggettivi che al maschile e femminile singolare terminano in E e che variano forma solo per il singolare e plurale, assumendo 2 desinenze diverse. E per il maschile e femminile singolare, I per il maschile e femminile plurale. Esempi: il bambino vivace, la bambina vivace, i bambini vivaci, le bambine vivaci. Terza classe, costituita dagli aggettivi che al maschile e femminile singolare terminano in A e che variano forma soltanto per il maschile e femminile plurale, assumendo 3 desinenze diverse. A per il maschile e femminile singolare, I per il maschile plurale, E per il femminile plurale. Esempi: il sarto egoista, la sarta egoista, i sarti egoisti, le sarte egoiste. Quarta classe, costituita dagli aggettivi invariabili, la cui forma non cambia per entrambi i generi e i numeri, ed hanno per questo un'unica desinenza. Essi sono l'aggettivo pari e i suoi composti, impari e dispari, l'aggettivo arrosto, alcuni aggettivi indicanti colori come viola, rosa, marrone, gli aggettivi usati in coppia per indicare gradazioni di colori come verde scuro, rosa pallido, bianco sporco, aggettivi terminanti in vocale accentata o in consonante oppure di origine straniera come Zulu, snob, démodé. Aggettivi con anti più nome come antinebbia, anticarro, antifurto. Alcune locuzioni avverbiali usate come aggettivi come per bene, da poco, a modo. Esempi: il maglione viola, la macchina viola, i maglioni viola, le macchine viola. Vi sono degli aggettivi qualificativi che, come i nomi, hanno forme particolari di plurale. Essi sono gli aggettivi terminanti al maschile in co e al femminile in ca, che formano il plurale, in chi al maschile e in che al femminile se sono piani, cioè accentati sulla penultima sillaba. Esempi: bianco, bianchi, bianca, bianche. Fanno eccezione gli aggettivi amico, nemico e greco, che al plurale fanno amici, nemici e greci. In C al maschile, in che al femminile se sono sdruccioli, cioè accentati sulla terzultima sillaba. Esempi: grafico, grafici, grafica, grafiche. Fanno eccezione gli aggettivi carico e dimentico,
che al plurale fanno carichi e dimentichi. Gli aggettivi terminanti al maschile in go e al femminile in ga, che formano il maschile plurale in ghi e il femminile plurale in ghe. Esempi: analogo, analoghi, analoga, analoghe. Fa eccezione belga al maschile femminile singolare, che fa belgi al maschile plurale e belghe al femminile plurale. Gli aggettivi terminanti in io, che formano il plurale maschile in i se la i del gruppo io non è accentata, come serio, seri. In i doppia se la i del gruppo io è accentata, come pio, pii. Gli aggettivi terminanti in cia e in gia, che formano il plurale femminile nei seguenti modi: in cie e in gie se la c e la g sono precedute da una vocale, come sudicia, sudice, randagia, randage. In ce e in ge quando la c e la g sono precedute da una consonante, come liscia, lisce, saggia, sagge. Gli aggettivi bello, grande, buono e santo hanno più forme di singolare e plurale, che cambiano a seconda della lettera iniziale del nome a cui si riferiscono. Ad esempio, per l'aggettivo bello avremo le seguenti forme: davanti a consonanti escluse z, ps, gn, x, s avremo bel bambino al singolare, bei bambini al plurale. Davanti alle consonanti z, ps, gn, x, s avremo bello spettacolo al singolare, begli spettacoli al plurale. Davanti a vocale avremo bell'albero al singolare, begli alberi al plurale. Davanti al femminile avremo bella bambina al singolare, belle bambine al plurale. Dopo un sostantivo avremo uomo bello al maschile singolare, uomini belli al maschile plurale, donna bella al singolare femminile, donne belle al plurale femminile. Vediamo ora come si comporta un aggettivo qualificativo quando si riferisce a più nomi. Se si riferisce a più nomi dello stesso genere, ossia tutti maschili o tutti femminili, assume la forma plurale e il genere dei nomi che lo precedono, come negli esempi. Lucia ha un quaderno e un libro nuovi. La nonna ha fatto una torta e una macedonia squisite. Se si riferisce a nomi di genere diverso, di norma assume la forma plurale e il genere maschile. Può però meno correttamente concordare con il genere del nome più vicino. Possiamo quindi dire: ho comprato un motorino e una bicicletta usati, oppure ho comprato maglioni e scarpe usate. Ora vediamo invece quali funzioni può svolgere l'aggettivo qualificativo. Esse sono: una funzione attributiva quando si collega al nome a cui si riferisce direttamente, come in questa frase: il mare mosso fa paura. Una funzione predicativa quando si collega al nome a cui si riferisce mediante una voce del verbo essere o di un verbo copulativo, come stare, parere, sembrare, eccetera. Come in quest'altri due esempi: il mare è mosso, il mare sembra calmo. Una funzione avverbiale quando al maschile singolare si riferisce a un verbo,
e lo modifica assumendo valore di avverbio. Esempi: vedere chiaro, pensare giusto. Una funzione di nome quando è preceduto dall'articolo e assume valore di sostantivo. È detto infatti aggettivo sostantivato. Esempi: lo straniero, un uomo straniero, la lavoratrice, una donna che lavora. Per quanto riguarda la posizione, gli aggettivi qualificativi possono essere collocati sia prima sia dopo del nome a cui si riferiscono. Se sono posti dopo il nome, generalmente hanno maggior rilievo e una funzione distintiva, cioè la qualità che esprimono distingue il nome contrapponendolo ad altri. Ad esempio, se dico ho visto la macchina nuova di Giovanni, vuol dire che ho visto la macchina nuova, non quella vecchia. Se invece sono posti prima del nome, hanno minor rilievo e soltanto una funzione descrittiva. Se dico infatti ho visto la nuova macchina di Giovanni, l'aggettivo indica solo che la macchina è nuova, senza distinguerla da altre. A volte la diversa posizione di un aggettivo in una frase può determinare un cambiamento di significato dell'aggettivo stesso. Se infatti è posto prima del nome, definisce un senso figurato dell'aggettivo. Se invece è posto dopo del nome, definisce un significato letterale dell'aggettivo. Esempi: un alto commissario vuol dire un commissario importante. Un commissario alto vuol dire invece un commissario di statura alta. Un pover'uomo vuol dire un uomo infelice, meschino. Un uomo povero vuol dire invece un uomo non ricco. Un vecchio amico vuol dire un amico che conosco da molto tempo. Un amico vecchio vuol dire invece un amico di età avanzata. Nei seguenti casi gli aggettivi vanno invece collocati obbligatoriamente dopo il nome, quando indicano una nazionalità, una forma, una materia o un colore, quando sono alterati, quando reggono un complemento, quando derivano da un participio presente o passato. Esempi: diremo un uomo portoghese, non un portoghese uomo, un vaso piccolino, non un piccolino vaso, una tazza piena di caffè, non una piena tazza di caffè.